Ciao a tutti, oggi faremo insieme la famosissima torta Sacher. Era da tantissimo tempo che volevo proporvi una mia versione e sono felicissima di aver dato vita a questo dolce meraviglioso, più leggero dell'originale ma senza perdere la sua immensa bontà. L'avete mai provata la Sacher in padella? Senza burro, senza latte, con la glassa all'acqua e con la marmellata senza zucchero? Se la risposta è no, dovete assolutamente rimediare seguendo questo tutorial passo passo e sentirete quanto è golosa, soffice, uno spettacolo sia per occhi che per palato. Guardate che bella questa fettona, non vi fa venire voglia di mangiarla in un sol boccone? Ed ecco il mio momento preferito, la forchetta che affonda in questa nuvoletta di cioccolato. Mamma mia, che meraviglia! Realizzarla è semplicissimo, più del previsto. Inizieremo a sciogliere il cioccolato extra fondente di ottima qualità, mi raccomando, o a bagnomaria oppure nel microonde. Una volta sciolto lo mettiamo da una parte. Ora all'interno di una ciotola versiamo lo zucchero, sgusciamo le 2 uova grandi e a temperatura ambiente, aggiungiamo un pizzico di sale e montiamo per una decina di minuti. Dovremmo ottenere un composto chiaro, gonfio e spumoso, a cui poi aggiungeremo l'olio di semi di girasole, l'acqua a temperatura ambiente, però solo metà per ora, perché nel mentre aggiungiamo il cioccolato fuso, mescoliamo un po' con le fruste al minimo e poi aggiungiamo la restante acqua. Il composto sta già assumendo un bel color cioccolato. Ora mescoliamo assieme la farina 00 e il lievito per dolci vanigliato e li setacciamo aggiungendoli in 2 riprese, così come vi sto mostrando in video. Nel mentre appunto amalgamiamo sempre con le fruste al minimo. Togliamo i residui dalla ciotola con l'aiuto di una spatolina. Ora mettiamo un foglio di carta da forno all'interno di una padella in pietra da 26 cm di diametro, in modo tale che prenda tutto il fondo e parte del bordo, diciamo deve arrivare a metà. Penso che si possa percepire pure dal video. Ci versiamo dentro il composto aiutandoci con la spatola e poi livelliamo bene muovendo leggermente la padella. Ci trasferiamo sui fornelli, il coperchio in vetro andrà tenuto fermo così per tutta la durata della cottura ed è circa 30 minuti a fiamma bassissima. Ora vi mostro anche l'intensità della fiamma, penso che si riesca a percepire, e la cuocerò nel fornello medio. Mi raccomando, per una buona riuscita la padella deve avere proprio queste dimensioni, né più piccola né più grande, e se non l'avete in pietra basterà pure una padella antiaderente, però deve essere di ottima qualità. In questo modo avrete la sicurezza che il calore si spanderà per bene ovunque in modo uniforme. Ogni 10-12 minuti, mi raccomando, girate la padella in modo tale da farle fare tutte le direzioni. In questo modo, non avendo lo spargifiamme, non avremo problemi per una cottura uniforme. Arrivati i 30 minuti, solleveremo il coperchio e verificheremo la cottura prima con lo stecchino, che deve uscire asciutto, e poi tastando con il polpastrello. Non si dovrà appiccicare con l'impasto al dito. La tortina è pronta. Che buon profumo! Se non amate le cotture
cotture in padella, allora potrete tranquillamente versare l'impasto in una tortiera da 24-26 cm, unta con poco olio e infarinata, e cuocere la torta nel forno già caldo, ovviamente preriscaldato, quindi a 180 gradi per 35-40 minuti. Questo poi dipende dal vostro tipo di forno, ma fate sempre la prova a stecchino, come dico sempre io, perché ogni forno è diverso dall'altro. In questo modo non avrete problemi e potrete verificare subito se la torta è pronta oppure no. Adagiamo la torta su una gratella aiutandoci con 2 palette, in modo tale che sollevandola non si rompa, essendo ovviamente sofficissima, c'è questo pericolo, e la facciamo freddare così. Già ora si vede quanto è morbida. Una volta fredda regoliamo i bordi con un coltello, in questo modo possiamo anche assaggiarla. Sono incorreggibile, lo so, non ho perso tempo, tagliavo e mangiavo, tagliavo e mangiavo. Che buona, ottima anche così come semplice torta al cioccolato da prima colazione. Vi ho dato un'idea, vero? Fantastica, inzuppata nel cappuccino per iniziare al meglio la giornata. La tagliamo al centro, spostiamo il coperchio, chiamiamolo così, ecco il disco che abbiamo appena tagliato, lo spostiamo così su un canovaccio, aiutandoci sempre con le 2 palette, e sulla metà andremo a spalmare tutta la buonissima marmellata di albicocche senza zuccheri aggiunti. Mettiamo sopra l'altro disco e facciamo anche tutta la circonferenza con la marmellata, aiutandoci con la spatola. Eccola qui. Io amo troppo questa marmellata perché ha un gusto veramente delicato e per nulla stucchevole. Ora ci prepariamo la glassa all'acqua. In un pentolino versiamo l'acqua, lo zucchero, mescoliamo e portiamo ad ebollizione, sempre mescolando bene. Una volta raggiunta abbassiamo la fiamma e versiamo il cioccolato extra fondente, mi raccomando, sempre lo stesso, quindi sempre di ottima qualità, tagliato a pezzetti. Mescoliamo energicamente e quando notiamo che si è sciolto tutto, allora spegniamo il fornello e continuiamo a mescolare per almeno un minuto. Si dovrà formare appunto una sorta di cremina al cioccolato. Sotto la torta e la gratella andremo a posizionare un bel foglio di carta da forno in modo tale da prepararci per la glassatura. Sbattiamo un po' il pentolino sul piano di lavoro per far sì che non ci siano bollicine d'aria nel cioccolato, dopodiché versiamo la glassa ancora calda sulla torta con un movimento rapido ma delicato, partendo così come vi sto mostrando in video, prima dal centro e poi piano piano, ecco, tutto dai bordi e verso i bordi, la spalmiamo un po' ovunque, cercando per quanto possibile di renderla liscia su tutta la superficie e ovviamente anche i bordi, ed eccola tutta ricoperta. Trasferiamo la torta nel frigorifero e attendiamo circa 2 ore perché il cioccolato si solidifichi del tutto. Una volta trascorso questo tempo scioglieremo un altro po' di cioccolato fondente, tipo 30-40 grammi, e con una sac à poche realizzeremo la classica scritta Sacher in maniera elegante e con qualche ghirigoro tutto attorno. Questo ovviamente anche secondo la vostra fantasia, secondo i vostri gusti. Desideravo da troppo tempo farlo, è troppo realizzante. Eccola qui in tutto il suo splendore. Ovviamente va conservata nel frigorifero, ma vi devo dire che già ne mancava metà nel giro di pochi minuti, una cosa stupenda. Non si riesce a dire basta, ti attira, ti dice mangiami subito, tuffati che è morbido e cioccolatoso. Non si riesce a fermarsi, veramente. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, mandatemi le foto se la provate e voglio sapere subito il vostro parere. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!